che domande, diciamo, ho sentito alcune vostre osservazioni rispetto a quello che è stato detto fino adesso, e naturalmente, essendo il tema l'invecchiamento, è emerso anche magari il tema del come mi sento vecchia o non mi sento vecchia. Io credo che un conto è il come io mi sento, vero? Sicuramente è importante riconoscere che cambiamo. Cioè la riflessione, quella saggezza di cui si parlava, no? Con tutte quelle caratteristiche che sono anche difficili quasi da comprendere, però fondamentalmente la persona saggia nel concreto è la persona che ascolta, parla sapendo che comunque è un suo punto di vista, quindi io non sto parlando per il tutti, io non sono il portatore di verità. E so anche che il mio punto di vista con il tempo potrebbe cambiare. Il sentirmi o non sentirmi vecchia non dipende naturalmente dall'età. Io penso che sia importante semplicemente sentirmi diversa rispetto a 10 anni fa, ma anche rispetto all'anno scorso, se subentra qualche fattore in particolare che cambia. Poi le definizioni, ripeto, ci servono perché siamo esseri umani e nei nostri limiti abbiamo bisogno di definizioni. Poi definire una persona nella sua complessità è impossibile. Quindi può essere che a 90 anni una non si senta vecchia, ma non è quello ciò che conta, è come semplicemente mi sento, se so ascoltarmi, so riconoscere quali sono i miei limiti, e quando lo chiedo a voi comunque è una domanda che faccio anche a me, perché non è così scontato riuscire a farlo. Anzi, ogni tanto siamo talmente presi dalla routine, dal fare le cose meccaniche, che è importante invece fermarsi proprio per farsi delle domande, per osservarsi, o partecipare a una conferenza in cui si spera di dare degli input che ci mettano un po' in discussione, ma in discussione produttiva, no? Mi faccio delle domande a cui posso trovare delle risposte, oppure restano aperte e quindi vado alla ricerca delle risposte. E quindi questo promuove un processo, promuove sviluppo di quella persona. Le vostre domande promuovono il mio di sviluppo, perché comunque mi portano poi a riflettere sia come psicologa ma anche come persona, perché comunque poi il mio è un lavoro dove inevitabilmente cambi anche come persona, le persone ti portano a crescere. Quindi se io so ascoltare, sarò anche una persona che tende a osservare, non tendo a intervenire, o trovo il modo giusto quasi, no? Rifletto sul quando intervenire. Ascoltare, osservare significa poi di conseguenza osservare la mia consorella, che probabilmente ha delle competenze diverse dalle mie. Se io ho sempre fatto l'insegnante, non ho le competenze di una che ha sempre fatto l'infermiera. Quindi se una ha sempre fatto l'infermiera, ha quella riserva cognitiva esperienziale, no? Che continua a rafforzare nonostante l'età, su quella cosa lei lavora sempre, e quindi diventa una persona di fiducia a cui noi possiamo affidarci, sia che venga ad aiutare me, sia che vada ad aiutare qualcun altro. Quindi io credo che nel momento in cui imparo a lavorare veramente e seriamente sulla consapevolezza, io sono portata ad un maggior ascolto, una maggiore osservazione e a riconoscere sia le mie competenze sia quelle degli altri. Se io so quali sono le tue competenze, non ti dirò mai cosa fare o non fare, perché se io sono una psicologa non vado a dire al mio collega medico cosa fare. Io le dico il mio pezzo del paziente, poi lui vedrà il suo e vede anche come mettere insieme
la mia analisi con le sue esigenze e la sua professionalità. Quindi ecco, ci tenevo un po' perché il tema della saggezza, che secondo me è fondamentale in realtà, perché tornando alla frase di Steiner, veramente noi dobbiamo educarci ad invecchiare, a crescere e quindi educarci a sviluppare saggezza, che non è una cosa innata, non ci viene donata di per sé. A noi viene donata la possibilità di diventare saggi, sta a noi lavorarci ed è una nostra scelta. Poi con l'età a volte notiamo anche persone che quasi sentono il bisogno di raccontarsi. Io spesso dico, non so, se va allo psicologo dall'89enne, no, i figli mi dicono che bisogno avrà dello psicologo, non parla mai, no? Con me parlano tantissimo. C'è da dire che io ho la sensazione di trasmettere grande curiosità, cioè se io vado dalla persona anziana io so che sono curiosa di conoscerla e quindi è più facile che vada io da un grande anziano piuttosto che altre mie colleghe. Perché abbiamo una modalità differente. Tutto nasce dalla curiosità che ho di conoscere la tua storia, ma io parto dall'idea che le esperienze che hai fatto tu, chiunque, non sono mai le mie. Quindi se qualunque cosa tu mi racconti mi arricchisci di un qualcosa che io non ho vissuto e posso vivere solo attraverso le tue parole, quindi indirettamente. Perché poi c'è da dire che è vero che allungandosi l'età aumenta la fragilità, ma questa idea della cultura positiva della vecchiaia andrebbe fatta su vari livelli. Adesso mi è venuto in mente una signora anziana di 98 anni, io non l'avevo ancora vista, io partecipo a una riunione e mi dico è da vedere questa signora. Tecnicamente i test per la memoria a 98 anni non si fanno, anche perché oltre i 90 anni il nostro sistema sanitario non prevede che ti vengano dati dei farmaci per accelerare, per rallentare gli disturbi di memoria. Indicativamente si pensa che a 98 anni, se tu inizi ad avere dei problemi di memoria, sono età correlati, legati all'età, ci sta. Però questa signora viene ricoverata e viene segnalata dal PS con questa indicazione. La figlia ha creato problemi, l'abbiamo ricoverata, come a giustificarsi, no? Chiediamo il ricovero dal pronto soccorso da voi, perdonateci, però siamo stati costretti perché la figlia ci ha minacciato praticamente di denunce. In realtà io dico vabbè, andiamo a conoscere questa simpatica signora, naturalmente 98 anni, anch'io penso era meglio che andasse alla sua casa, no? Evitare un ricovero a tutti i costi, però sembrava proprio che la figlia non accettasse il declino. Allora, una signora completamente lucida, okay? 98 anni, brillante come pochi, raccontava la sua storia presente e passata meglio di me e aveva improvvisamente perso la capacità di deambulare, cioè aveva perso le forze, no? Questo rientra in quell'invecchiamento normale perché non aveva mezza patologia, legato proprio a un certo punto, però anche il nostro corpo come una batteria un po' si spegne. E vedete che mi sono detta, da una parte la figlia andava aiutata ad accettare questo cambiamento della mamma improvviso. La mamma sempre stata autonoma, tra l'altro una signora con una figlia a Miami, quindi andava anche avanti e indietro in aereo questa, tranquillamente da sola, quindi bella in gamba. La figlia andava aiutata, personalmente ho dovuto fare un intervento anche con i miei colleghi dicendo sì, la figlia ha fatto bene, però cioè capire cosa è successo
no, senza andando oltre il dato anagrafico, no? Andiamo oltre i 98 anni. Lo so che non posso farle fare i test perché, però evidentemente un cambiamento c'è stato. E se è sempre stata una persona perfettamente in gamba e autonoma, dare una spiegazione a questa figlia può essere utile. Però vedete subito il dato anagrafico, avete detto, vabbè, poverina, anche io ho detto, ma forse stava meglio la sua casa nella sua comfort zone. In realtà la signora, la sua comfort zone era Italia, Stati Uniti, quindi insomma stava bene anche in ospedale a cercare di capire come mai. Ma questa cultura della vecchiaia in positivo, cioè quindi cercando di non catalogare subito come è anziano, quindi vedo le perdite, no? Passa anche da altri livelli, anche a livello sanitario, che non è semplicemente io prolungo la tua vita, che è un obiettivo più fisiologico, ma guardo tutto di te, ciò che perdi e ciò che hai, anche a livello proprio di cura e di assistenza. Tra l'altro è caso voluto che un mio collega mi avesse detto poco prima che alla figlia avevano chiesto di intervistare qualcuno che aveva partecipato, che aveva vissuto sulla sua pelle una delle due guerre. E lui ha detto, ma dove trovo un anziano che le parli? Il caso è voluto che la signora fosse lì ricoverata e aveva vissuto, si ricordava bene alcuni pezzi della seconda guerra mondiale. Quindi poi l'intervistatore ha trovato anche il soggetto e sapeva rispondere perfettamente. Però vedete, il dato anagrafico a volte, no? Anch'io sento 107 anni e dico, orpo, però non è allettata, perché uno pensa subito, 107 anni, invece no, vuole andare al ristorante, è orpo, certo, vuole andare al ristorante e ci sta, no? Perché fin tanto che io quella cosa lì la posso fare, la voglio fare, me la sento. Certo, probabilmente non si sente di scalare una montagna, però è tutto un riconoscere declino e punti di forza, riserve e declino, e cercare un equilibrio tra queste due cose. Il dato anagrafico è vero, è solo un dato anagrafico. Io non mi posso limitare al numero se riesco ad andare oltre e vedere tutto di una persona, andando oltre al dato anagrafico, perché l'età di fatto non indica chissà che cosa. Io posso avere un 50enne che si sente o quel corpo di un 90enne malato perché ha avuto una serie di tumori o di cure molto pesanti, insomma, ecco. Quindi il dato anagrafico di per sé ci sta che non mi faccia sentire vecchia. Ma non limitiamoci a questa frase, cerchiamo anche di saperci osservare, come saper osservare le mie consorelle e riconoscere quali competenze ha una e quali competenze ha l'altra. Bisogna anche accettare di farsi aiutare. Riconoscere che ho bisogno, perché accettare mi dà l'idea vabbè, mi tocca, come dire, qualcuno mi dice che, ma lo vedi anche tu? Perché la centralità della persona non è egocentrismo o egoismo, ma riconoscere che io ho un potere su di me, sulla mia vita, in potenza, e mi è stata proprio donata questa possibilità di imparare a guardarmi, imparare a riconoscere potenzialità e limiti della mia persona. E la mia più grande sofferenza nasce dal rifiutare i miei limiti. Se invece li riesco a guardare e riconosco limite, che può essere anche fragile, intesa come fragilità, io divento una persona forte, perché so quando chiedere aiuto e quell'aiuto non lo vivo come un abuso o come un'imposizione, ma come una propulsione, cioè con il tuo aiuto io riesco a fare un qualcosa per cui senza il tuo aiuto io non ce la farei. E questo secondo me rientra proprio nell'ottimizzazione.
Però capite che quello che è un modello teorico ci riporta sempre a una capacità nostra, a una capacità che io posso sviluppare solo se riconosco che ci è stata donata questa possibilità di riflettere, di guardarci e di guardare il bello, il brutto, il limite, i punti di forza e la perfezione che non esiste. In realtà, tra virgolette, quasi la possiamo raggiungere se ottimizziamo, se riconosciamo che abbiamo bisogno degli altri, fondamentalmente, perché noi non siamo perfetti. Quindi raggiungo, secondo me, un livello di saggezza e di perfezione, tra virgolette, se riconosco che non sono perfetto e quindi ho bisogno dell'altro. Riconoscermi così non è sempre facile. No. Quali sono i mezzi per poterci riconoscere? La relazione, nel senso che io mi osservo, ma mi devo osservare all'interno delle relazioni con gli altri. Quindi se io sono in relazione con uno specialista che mi dice: suora, lei da oggi in avanti non può più alzarmi dei carichi, no, dei pesi, deve farsi aiutare. C'è stata una comunicazione chiara che mi fa soffrire, perché io magari di mio ho sempre aiutato, ho sempre alzato le mie consorelle, perché non posso più farlo? Perché c'è un limite. Quindi in realtà la riflessione, la capacità di osservarsi è egocentrata in un certo senso, ma è anche frutto di relazioni. Guardi, tipo al lavoro io non posso alzare i pazienti. Io so come si fa a alzare un paziente, ma me l'ha insegnato la prima suora che era caposala, che io ho detto, mi ha ribaltato, mi ha proprio sgridato pesantemente, perché per me era normale. Giovane, forte, ti aiuto, avevo anche visto un po' le os come facevano e non potevo assolutamente. Era proprio perché la mia figura professionale in realtà non prevede che io faccia questa cosa, e mi ha detto: non sei tutelata te e non è tutelato il paziente. Mi ha posto un limite, no? Non è facile da rispettare, perché a volte vuol dire che devo aspettare che un os si liberi o devo disturbare l'os con tutti i problemi di tempistiche che hanno per alzare una signora e metterla in carrozzina. Non sto parlando chiaramente di persone allettate, a me viene spontaneo con quelle che un po' si muovono, ma io non posso. Quindi io divento disabile, ok? Perché non posso dare una mano. Nella relazione con la suora, che era caposala, ho imparato questa cosa qua. Quindi, anche a non essere disabile effettiva, come noi concepiamo il disabile, ci sono situazioni nella nostra vita in cui ci viene detto: tu non puoi fare questa cosa. Quando io mi relaziono con una persona che presumo sia abbastanza lucida, che però necessita di aiuto e va aiutata nell'igiene personale, nell'alzarsi, io suggerisco sempre di chiedere: in che modo ti posso aiutare? Innanzitutto per vedere se riconosce, perché può essere che dica: non ho bisogno di niente. Non mi irrigidirei troppo in una struttura come questa sul devi fare l'igiene tutti i giorni, a meno che non ci siano proprio delle indicazioni cliniche specifiche, nel senso di accompagnare la persona a scoprire che c'è questa esigenza. Cioè, quando avete tempo, date tempo per accompagnare la persona ad accettare questa cosa. Poi la persona che dice: mi è umiliata, la cosa che farei io, visto che è una relazione, innanzitutto è riflettere sulle modalità che ho usato eventualmente. Se escludo modalità aggressive, modalità impositive che non hanno previsto un ascolto, quello che mi sta dicendo la mia consorella è come se è sentita lei e sta proiettando su di noi un'accusa, no? Sei tu che mi hai fatto sentire così, ma non sono io. È la situazione in cui tu ti trovi e io devo aiutarti in una cosa molto delicata.
Ecco, l'importante è che quando si fanno queste procedure, io l'ho imparato da alcuni OS, che sono gli operatori sociosanitari, quindi non sono infermieri, ma si occupano proprio dell'igiene. Ci sono quelli che hanno meno problemi con i pazienti, ma perché nonostante siano tanti anni che fanno lo stesso lavoro, non si dimenticano mai che entrano nella sfera intima del paziente e quindi dicono una sfera così delicata che io ho il compito e il dovere di entrare delicatamente in quella sfera. E quella è l'unica cosa che possiamo fare, essere delicati, offrire il nostro aiuto, riconoscere che è difficile da accettare e vedere le reazioni. Poi il senso di umiliazione magari non glielo toglierà mai del tutto, perché dipende anche da come questa signora, questa suora vive questo suo stato. So però che ho verificato bene, ho riflettuto bene su come agire nei tuoi confronti. Di più non possiamo fare. Perché no, non è semplice. Però ecco, nella relazione a volte c'è il proietto su di te cose ma che ho dentro io, no? Mi hai umiliato, mi sono sentita umiliata, ci sta dicendo questo. Poi guardi, a volte non è che servano molte parole, cioè infatti noi usiamo, io cerco di farti capire, ma io dentro di me l'ho capito? Perché a volte secondo me ci sono due livelli, il io che cerco di far capire a voi, ma vi faccio un esempio magari più chiaro. Io se oggi venissi qua a parlarvi e non ho capito dentro di me quello che vi sto spiegando, uscite da qui che non avete capito nulla, ma proprio niente. Se io faccio un lavoro di riflessione mentre scrivo e io so che quello che sto dicendo l'ho capito bene, l'ho digerito bene io, trasmetto questa cosa e anche per voi diventano le informazioni più chiare. Se io arrivassi per ogni cosa non avessi pensato a degli esempi, non ho lavorato dentro di me per digerire quello di cui sto parlando e anche per voi diventerebbe più difficile comprendere. Quindi a volte non sono le tante parole a rendere chiaro quello che io ho in testa, ma l'aver digerito io questa cosa. È delicato il lavoro di assistenza all'altro, è molto delicato. Io lo devo digerire questo, perché non vado a fare una cosa qualsiasi, entro nella sfera intima di una persona. Poi devo anche essere operativa, non metto in dubbio, ma io devo aver digerito e riconosciuto dentro di me che devo essere io molto attenta, perché invado un tuo spazio. E non è detto che tu lo voglia, no? L'altro non è detto che lo voglia. E quindi entrare in questa relazione mi richiede del tempo, perché altrimenti l'altro soffre più di quel che vorremmo. Poi se l'altro è un po' rigido su questa cosa non otterrà mai magari quel livello di risposta e di rimando. Però nella nostra esperienza con pazienti particolarmente gravi, tipo le gravi cerebrolesioni, cioè persone che hanno avuto dei gravi traumi, no? E quindi il cervello è così compromesso che a volte diventano anche molto aggressivi. Ognuno di noi sa che deve stare attento, no? Perché può essere il paziente diventa aggressivo. Man mano che lo conosciamo, individuiamo che con qualcuno non è così aggressivo. E non è per cattiveria, ma tendiamo a mandare avanti lui e dire: tu probabilmente hai trovato la strategia o magari anche solo le fattezze espressive che hai per cui il paziente con te non si agita. Questo potrebbe valere anche magari la mia consorella con me per ragioni che io non so, non si senta a suo agio. Si sente a suo agio si sente meno umiliata da qualcun altro.
Ma se il mio obiettivo è aiutare questa persona a fare l'igiene e a vivere serenamente, va benissimo che vada qualcun altro. Non è una mia umiliazione, perché l'obiettivo è assisterti. Soprattutto questo modello che tu hai detto adesso, Socchi. Per noi che siamo sorelle e siamo sacramentine, come vedere questa cosa? Adorare Dio cosa significa? Cioè, dobbiamo riuscire a tradurlo nella pratica, nel senso che adorare Dio è un concetto teorico, detto così. Le parlo da persona che non è suora, e magari non ha fatto i suoi stessi studi, e quindi le rimando. Cosa significa adorare Dio? È vero che è una vostra possibilità, una vostra competenza che probabilmente avete sviluppato in maniera diversa. Una volta che non c'è più quel fare, ci resta l'adorare Dio, e questo adorare Dio in che cosa si può tradurre? Perché mentre lei diceva che lei è stata maestra per tanti anni, io dicevo, sicuramente lei ha sviluppato, ma questo vede la mia chiave non religiosa, no? Ha sviluppato delle capacità creative, perché per spiegare a un bambino dei concetti semplici, perché sono semplici, però bisogna essere creativi, perché il bambino non comprende la nostra lingua, il nostro linguaggio. Dobbiamo trovare degli espedienti, delle esperienze. Lei è una persona quindi che ha imparato a spiegare con semplicità, infatti è stata chiarissima pur portando dei contenuti complessi, perché adorare Dio nella vita di tutti i giorni siamo umani e quindi si esplica in qualcosa, dalla preghiera, che può essere una cosa legata solo tra lei e Dio, alla relazione con le mie consorelle. E qui secondo me entra in gioco la vostra esperienza, no? Perché l'esperienza dell'adorare Dio si traduce in una competenza, e questa non la posso dimenticare. Quindi io sono portatore di un dono che è l'amore di un essere, di una qualcosa che è superiore a me. Come psicologa direi, Dio ci dice che noi possiamo amarci, e amarci vuol dire accettare tutto di me, i pro e i contro. Io non sono solo buono, so anche essere cattivo. Io ho delle potenzialità e ho dei limiti. È in questo che Dio cerca di mandarci un insegnamento. Se io lo so fare poi su di me, da psicologa sto parlando, naturalmente non da teologa, se io lo so fare su di me, sono in grado di farlo anche con gli altri. È difficilissimo, non è che adesso non è una passeggiata, ma a maggior ragione riesco ad accogliere e quindi relazionarmi in maniera diversa con le mie consorelle, perché so accettare i miei limiti come i tuoi. E cosa che renderà, che smuove di solito anche un po' di fastidio, ogni relazione cambia se io cambio. Se io voglio che una relazione sia più armoniosa, non mi devo aspettare che sia l'altro a cambiare. Io posso solo lavorare su di me. Naturalmente, cambiare non significa che la relazione cambia come voglio io, ma io mi comporto, e lavorando su di me, su come vorrei che quella cosa andasse. Poi naturalmente noi non siamo Dio, non abbiamo questo potere, ma soprattutto, così nella mia storia personale mi dico, Dio ci ha dato proprio la libertà, e quindi di scegliere, perché io non posso permetterla anche all'altro. È faticosissimo, Per tanto tempo si è pensato che psicologia e religione non fossero due cose molto separate, no? E che la psicologia porti semplicemente ad un relativismo e ad un egocentrismo. In realtà credo che la psicologia possa dare un contributo importante alla religione se la si vede proprio come un lavora su di te non perché esisti solo te, ma perché
tu puoi fare la differenza e non aspettarti che siano sempre gli altri a cambiare. Se io mi aspetto qualcosa da te nel momento in cui faccio un gesto gentile, mi sembra di fare un gesto d'amore, quella relazione andrà male, perché l'aspettativa mi frega. L'aspettativa è la chiave che ci sta dietro, è io faccio qualcosa e poi mi aspetto qualcosa. No, io faccio perché io voglio essere così, perché io penso che quella cosa lì sia giusta per me, per come sono fatto, nei miei limiti, nei miei punti di forza. Comunque io credo che le competenze di una maestra siano infinite, che possano essere spendibilissime anche nella vita di comunità, per la creatività, per la capacità di spiegare, per la pazienza che si impara con i bambini, perché richiedono tanta pazienza e richiedono un occhio attento. Quindi credo che queste competenze siano spendibili poi nella vostra vita comunitaria. Mentre parlava mi è venuto in mente di aggiungere una cosa, secondo me un aspetto fondamentale è anche il saper trasmettere una visione di un eventuale fine della vita con serenità, perché è un tema che quando si parla di vecchiaia, che è il tema della morte, quindi l'età della vecchiaia è la fase quella più vicina, no? Prima della morte. E più io riesco a investire nel mio processo di invecchiamento, più io divento saggio, più probabilmente ho una chiave di lettura rispetto alla morte che mi rende una persona più serena di fronte a quel momento della vita. È un altro momento in cui io credo che proprio perché siete figure religiose non sottovalutate l'importanza di trasmettere questo, ecco, in un ambiente ospedaliero. Grazie a voi.